Minna-san Shuri è unica al mondo. A King of Pro Wrestling sul ring della New Japan Pro Wrestling, la leader di Godzai ha scritto una pagina di storia che resterà per sempre nella memoria di chi ama il Pororesu. Perché sì, Shuri è riuscita a riconquistare l'IWGP Women's Championship battendo Sari in un match che definire epico sarebbe persino riduttivo. Un trionfo che la rende l'unica donna al mondo ad aver vinto 2 volte questa prestigiosa cintura. Un traguardo incredibile che conferma ancora una volta quanto Shuri sia una performer unica, una guerriera completa, una campionessa nel corpo e nello spirito. Prima però di addentrarci nel vivo dell'azione vi chiedo gentilmente di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di attivare anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre, se volete supportare il mio lavoro potete farlo grazie al link PayPal che trovate qua sotto in descrizione. Grazie in anticipo. Ma torniamo a noi perché il match tra Shuri e Sari merita di essere raccontato nei minimi dettagli. Sì, perché fin dall'inizio si è capito che non sarebbe stata una battaglia qualsiasi. L'atmosfera era carica di tensione, il pubblico diviso tra chi voleva la conferma di Sari e chi invece sperava nel ritorno al trono di Shuri. Due mondi diversi, due filosofie di lotta che si scontravano. Da una parte la forza brutale e il fuoco puro di Sari, dall'altra l'equilibrio perfetto tra potenza tecnica di Shuri. Un contrasto che ha reso ogni secondo del match un capolavoro di intensità. Sari ha preso subito il controllo, portando l'incontro sul piano che preferisce, quello fisico, fatto di strike devastanti e prese mirate a spezzare il ritmo dell'avversario. Ogni colpo risuonava come un tuono, ogni German suplex, ogni forearm era un messaggio chiaro. Questo è il mio regno e non ho intenzione di lasciarlo. Ma Shuri non è tipo da farsi intimidire, è abituata al dolore, alle sfide impossibili, alla pressione dei grandi palcoscenici. E anche stavolta, pur partendo in svantaggio, ha saputo leggere la contesa come solo una vera maestra del ring può fare. Ha aspettato, ha studiato e quando Sari ha cominciato a scoprire qualche falla nel suo gioco, Shuri è passata al contrattacco. La sua capacità di adattarsi all'avversario è una delle sue armi più forti e in questo match l'ha dimostrato pienamente. Ogni volta che Sari sembrava pronta a chiudere la partita, Shuri trovava il modo di ribaltare tutto. E il pubblico, consapevole di trovarsi davanti a un qualcosa di unico, esplodeva a ogni scambio. Ci sono stati momenti in cui la vittoria di Sari sembrava scritta. La lottatrice ha messo a segno ben 4 manovre finali. 4. Ma Shuri ha resistito come solo una campionessa può fare. Non si è arresa, non ha ceduto un centimetro. Ogni volta che l'arbitro alzava la mano per contare il 3, Shuri la interrompeva all'ultimo istante, facendo esplodere il pubblico in un boato di incredulità. Quella non era semplice resistenza fisica, era orgoglio, determinazione, volontà pura. Era la dimostrazione di quanto profondamente Shuri creda in se stessa, nel suo percorso, nella sua missione come simbolo di Godzai. E poi, il momento della svolta. Sari prova a chiudere ancora, ma commette un piccolo errore, una minima esitazione. Allora Shuri ne approfitta con l'istinto di una predatrice. La prende in contropiede e in pochi secondi la chiude nella sua mossa più letale. Una manovra che sembra racchiudere tutto il mondo di Shuri: forza, precisione, disciplina, anima. L'arbitro si abbassa, guarda da vicino e alla fine conta. 1, 2, 3. È finita. Shuri ce l'ha fatta, è di nuovo campionessa. La scena che segue è
pure emozione. Shuri, esausta ma sorridente, con la cintura stretta al petto, le luci, gli applausi, i cori del pubblico che scandiscono il suo nome. E in quell'istante tutto il mondo del Joshi Puroresu sembra fermarsi. Perché non è solo una vittoria, è la consacrazione definitiva di una carriera straordinaria. Shuri diventa così la prima e per ora unica 2 volte IWGP Women's Champion della storia. Un record che non solo la distingue da tutte le altre, ma che cementa il suo posto tra le più grandi lottatrici che il Giappone abbia mai prodotto. Eppure, questo risultato non cambia solo le statistiche, cambia gli equilibri, perché con Shuri di nuovo campionessa, molte delle previsioni per i prossimi mesi vanno riscritte da capo. Io stesso avevo immaginato un percorso diverso, pensavo a una Sari pronta a difendere la cintura fino a Dream Kingdom, magari in un match da sogno contro Saya Kamitani, e invece la New Japan Pro Wrestling e la Stardom ci hanno ricordato ancora una volta che nel wrestling nulla è scontato. Ogni giorno può cambiare tutto e adesso, con Shuri tornata al vertice, lo scenario per la fine dell'anno si fa incredibilmente interessante. Chi sarà la prossima sfidante? Ci sarà un rematch con Sari? Le possibilità sono tante e tutte affascinanti. Una cosa però è certa, Shuri non è una campionessa qualsiasi. Ogni volta che mette piede sul ring eleva il livello di tutto ciò che la circonda. Le sue sfide diventano sempre momenti da ricordare, perché riesce a unire il lato tecnico, quello emotivo e quello narrativo in un equilibrio quasi perfetto. È una lottatrice che non si limita a vincere, costruisce storie, lascia il segno, ispira. Rivedendola con quella cintura tra le mani è impossibile non pensare a tutto ciò che ha passato per arrivare fin qui. Dai suoi esordi nel mondo delle arti marziali, alla scalata in Stardom, alle rivalità leggendarie contro Tam Nakano, Giulia o Mayu Iwatani, fino al suo periodo da World of Stardom Champion, uno dei regni più iconici che io abbia mai visto. Shuri ha sempre rappresentato l'essenza del miglior Joshi Puroresu: disciplina, onore, cuore e spirito di lotta. E ora con questo secondo IWGP Women's Title ha raggiunto un livello che pochissime potranno mai eguagliare. Certo, per Sari questa è una sconfitta pesante. Aveva il match in pugno, ha dominato gran parte della contesa, ma nel wrestling, come nella vita, basta un attimo per perdere tutto. Eppure, il modo in cui ha combattuto, la ferocia, la passione e la tecnica che ha mostrato fanno capire che non si arrenderà tanto facilmente. Sari è troppo orgogliosa per accettare una sconfitta così e sono pronto a scommettere che presto tornerà a chiedere la sua rivalità. Perché tra lei e Shuri la storia non è finita, anzi forse è appena cominciata. Nel frattempo il regno di Shuri ricomincia da qui, un regno che promette di essere intenso, prestigioso e soprattutto imprevedibile, perché ogni volta che Shuri indossa una cintura non è solo una questione di vittorie, è una dichiarazione di intenti. E se c'è una cosa che questo match ha insegnato è che Shuri non smetterà mai di sorprendere. Anche quando sembra che non ci sia più nulla da dimostrare, lei trova sempre un modo per riscrivere la storia. Da qui a Dream Kingdom tutto può accadere, ma qualunque cosa succeda, una verità resta immutabile. Shuri è e resta una delle migliori wrestler del pianeta, una donna capace di unire la grazia e la brutalità, la strategia e l'istinto, la mente e il cuore. Una lottatrice che incarna alla perfezione lo spirito del Joshi Puroresu e che, ancora una volta, ha dimostrato al mondo intero cosa significa essere una campionessa. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case.
lasciate un like, iscrivetevi al canale e ditemi, siete contenti della vittoria di Shuri? Cosa succederà da qui a fine anno? Potete rispondere a queste domande qua sotto nei commenti. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye poi!